canale YouTube. Oggi andremo a vedere Sweet Home Chicago, una delle canzoni blues più famose, registrate per la prima volta nel 1936 dal grande Robert Johnson. Oggi vedremo l'arrangiamento del chitarrista Daryl Shawn. Si presenta in tonalità di Mi maggiore, lo schema è quello classico del blues in 12 battute con un quick change, ovvero con cambio veloce sulla seconda. Il BPM è di circa 105 e ovviamente l'andamento swing. Il brano si compone da un intro, due versi successivi, una terza strofa con variazioni melodiche e ritmiche e infine un'ultima strofa. L'intro comincia con un turnaround, classico nei brani blues. Quindi praticamente andiamo sulla prima corda, 12° tasto col midio sul Mi e quarta corda, 12° tasto sul Re. E facciamo una cosa del genere. Il basso è a quarti. Mettiamo la nota. Quindi ripeto, qua andiamo sul Si7 e poi sul Mi. La prima strofa. Abbiamo fatto il Mi, un quick change sulla e ritorno sul Mi. Quindi il basso fa e devo inserire all'interno del basso la melodia. La prima nota della melodia è il Mi. Quindi melodia, quindi ripeto, poi si passa sul La. Mettiamo il Mi, quindi ripeto, quindi prima da sola e poi con l'accordo. Quindi
rimettiamo la forma della iniziale e il basso. Ripeto, lo faccio lentamente. E in ultimo il Mi. Ho fatto la terza e la quarta battuta, quindi prima battuta del Mi, seconda il La, poi Mi e Mi, terza e quarta battuta. Per passare il Mi usiamo la nota di Sol. Quindi, ovvero Sol con il mignolo, Si con l'indice. Suoniamo le prime tre, anzi le ultime tre corde. Prima col basso e poi senza. Questa è la terza battuta. Andiamo a mettere il Do diesis. Quarta battuta continua. Per inserire nuovamente la nota di Mi e passare il La. Quindi ripetiamo la prima, seconda, terza e quarta. Ultima nota dell'intro. Lentamente. Quinta e sesta siamo in La, come ovvio che sia nel classico giro blues. Quindi questa è la quinta, poi come il quick change, ovvero la seconda battuta della prima strofa, quindi ripetiamo, prima battuta, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava. Arrivati qua, fa una cosa del genere, ovvero, quindi ripetiamo l'ottava tutta, quindi prima facciamo, poi Si e Si, poi Si con Do diesis e Si, e Do diesis e Si, senza basso, quindi e passiamo sul Si, battuta successiva, nona battuta, siamo in Si, quindi Si, secondo tasto, quinta corda, Fa diesis, quarto tasto, quarta corda, e Si. Seguito dal Si. Quindi andiamo con il medio sul Si, facciamo uno slide dal Sol diesis al La. Quindi ripilotando, seguito dal Si nuovamente dal basso. Quindi messo il basso rifacciamo il Si, poi Si, La e Si, e poi La e Si.
rifaccio più piano. E facciamo ottava e nona. Decima. Quindi siamo in La. Preso in La in forma Sol. Però non suoniamo La cantino, ma suoniamo La, Mi e La col Mi. Slide col mignolo fino ad arrivare sul Sol, seconda corda, ottavo tasto. Il mignolo arriva sulla seconda corda, ottavo tasto. Il medio va sul Do diesis, terza corda, sesto tasto, e l'anulare va sul La, quarta corda, settimo tasto. Quindi ripete, si va indietro fino ad arrivare in La, secondo tasto, terza corda, e si fa una melodica dal Si allo diesis e Mi. Undicesima e dodicesima che vede il turnaround. Quindi due volte il basso di Mi, voicing di Mi preso con indice sul Mi, seconda corda, quinto tasto, anulare sul Re, terza corda, settimo tasto, e quindi due volte il basso, queste sono le prime tre corde, Mi a vuoto. Indietreggiamo con il medio dal Re al Do diesis, indietreggiamo nuovamente per aprire il Do, però adesso dobbiamo cambiare di diteggiatura perché da qui andiamo qui, ma da qui non possiamo, anche non riusciamo a fare così, però è più comodo cambiare. Quindi ancora con l'indice sul Si, quindi si va sul Si, quindi e ricomincia la seconda strofa. Seconda strofa, gli end di massima è uguale anche alla prima, solo che c'è una piccola variazione. Quindi vediamo, le prime due battute sono uguali, identiche. Prima, seconda. Quindi la differenza sta nella terza battuta. Cioè fa una cosa del genere col Si, quindi ripeto, quindi la melodia è mentre il basso fin qua poi si passa sul La. Il La è uguale.
che la seconda strofa è uguale alla prima, tranne per che viene inserita nella terza battuta, quindi, e nella settima, ovvero sempre sul Mi. Poi La, Mi. Qua è uguale. Cambia il turnaround, che anziché fare faremo quindi partiamo da Mi, Mi settima in forma Re, poi Mi molle in forma Re, Re settima. Chiudiamo in Mi, poi Si. Quindi ripeto. Poi abbiamo la terza strofa dove ci sono parecchie variazioni ritmiche e melodiche. La terza strofa dove per le prime 4 battute di Mi vi sono delle variazioni, ovvero poi passiamo in La. Quindi facciamo. Quindi abbiamo praticamente, mettiamo il medio sul Re, seconda corda, terzo tasto, l'indice sul Si e facciamo un pull off, poi rimettiamo il Re insieme al Do diesis, perché comunque la linea ritmica deve continuare, quindi la melodia è ripeto, ripete, poi ripete nuovamente la seconda battuta della terza strofa. Le faccio più piano. Ripetiamola. Poi si passa in La. Quindi. E poi nuovamente. Qua c'è un round sempre sulle Mi settima, Mi bemolle settima e Re settima, però non, ma è un arpeggio. Quindi ultima strofa uguale, anziché fare Fa, allora è uno slide che va l'indice si mette sullo diesis e il medio sul Sol. Slide, mezzo tono in avanti, quindi facciamo lo slide
mettiamo il basso di Mi. Primo slide, Re e Sol, dal Re al Mi e dal Sol al Sol diesis, proprio insieme, sempre col basso di Mi. Quindi si comincia dal Do diesis, quindi si va in La. Adesso avremo i due successivi La che sono sempre suonati in maniera uguale a come erano stati suonati gli altri La dalla sesta e settima battuta dalla prima e seconda strofa, ovvero poi si passa in Mi e si chiude in Mi forma Sol. Siamo giunti alla fine del tutorial, spero vi sia stato utile e vi sia piaciuto. In questo caso non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!